Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi vi porto un video che credo che tanti di voi state aspettando, che riguardano le borse della Lone Rider. Tanti di voi mi avete scritto, chi su Facebook, chi su Instagram, chi su YouTube, e allora sono qui a parlarvene. L'apertura, come vedete, la sto facendo da casa perché la prima clip di oggi, ahimè, è andata rovinata. Nel momento in cui l'ho scaricata mi sono reso conto che c'era un errore, quindi non mi dava la possibilità di scaricarla, e quindi l'apertura la sto facendo qui. Ma non è un problema, perché adesso mandiamo la sigla e poi vi racconto i particolari di queste borse. Prima di andare ad elencare le caratteristiche di questa borsa, andiamo a capire il perché è interessante questo genere di prodotti. Punto primo è che sono antiacqua e antipolvere. Punto 2, hanno una capacità di carico maggiore rispetto ad altre borse morbide. Punto 3, hanno un'anima interna che gli consente di mantenere una forma semi-rigida e quindi è molto utile per quando andiamo a riporre le nostre cose, sappiamo di ritrovarle nel medesimo posto. Punto 4, presenta un sistema a sgancio rapido che ci permette di rimuoverla in pochi secondi, sicuro e veloce. Punto 5, ma non per questo meno fondamentale degli altri precedenti, è che essendo borse morbide, in caso di caduta riduce notevolmente la rottura che potremmo avere invece con borse rigide. Ma adesso andiamo ad analizzarla da vicino. La borsa si presenta con dei rinforzi sugli angoli, che sono prodotti che in caso di problemi, di sfisciamenti, di rotture si possono sostituire senza problemi. Presenta un velcro che è possibile personalizzare con una bandiera della propria nazione o con un velcro personale. La borsa sulla moto si presenta in questa maniera. Come vedete ha queste due cinghie che ne permettono la chiusura. Nella parte superiore, nella parte posteriore e nella parte anteriore presenta queste code di castoro, che è un attacco militare praticamente, che permette, grazie a dei ganci a G, di metterci su ulteriori borse, come ad esempio potrebbero essere queste qui che io, le mini bag che io ho sui paramotori, ma che poi vedremo anche queste meglio. Allora, vi dicevo, presenta le due cinghie che la chiudono, delle protezioni sugli angoli, un'anima interna che, come avevo detto, le mantiene la forma. Ci sono altri agganci che permettono l'ancoraggio quindi di altri zaini, sempre con la stessa tecnica del gancio a G. E nella parte posteriore, adesso la faccio vedere qui, nella parte posteriore ovviamente la piastra esterna è in acciaio, come in acciaio sono anche i sostegni alle borse e anche la chiusura. Questa è la chiusura che vi dicevo essere a sgancio rapido, poi vi faccio vedere come si mette su. Si chiude e ha la sua serratura che permette quindi di metterla in sicurezza. Ha un gancio di trasporto con cui è possibile trasportare la borsa una volta sganciata. Volete vedere internamente? Vediamo l'internamente. Allora, la borsa all'interno si presenta completamente liscia e di colore nero e non presenta nessun tipo di tasca. Riporre la borsa è estremamente semplice. Ci sono i suoi attacchi, si mettono su, si apre la serratura, fine della storia, è già messa su. Ovviamente poi qui c'è la chiave, si gira, si chiude in maniera da non permettere l'apertura accidentale. Per lo sgancio si fa l'operazione inversa, si apre, si toglie e il gioco è fatto. Aprire e chiudere la borsa è di una semplicità disarmante. Allora, si fanno fare 3 giri al rullo interno della borsa, 1, 2, 3. Si fa una leggera pressione in maniera che l'aria fuoriesca da 2 fori che sono posti nella parte bassa della borsa, altrimenti l'aria non uscirebbe. Si piegano all'interno i 2 lembi esterni in maniera da chiudere le fibbie, e tutto quanto, sia la fibbia che la parte del rullo interno della borsa, si fa passare dentro questa asola, si fa passare dentro qui. Questo fermo andrà ad incastrarsi qui dentro ed il gioco è fatto. 1, 2 e 3. Boom, la borsa è chiusa. Si blocca tutto con le cinghie esterne e si regola la tensione. Fine della storia. Per l'apertura il lavoro è l'inverso, quindi si sganciano 1 e 1, 2, si fa slittare la fibbia verso il davanti e il gioco è fatto. 1, 2 e 3. E voilà. Ogni borsa viene fornita con un kit di accessori, una 10 sia dalla parte fissa che dalla parte a crick, e una chiave esagonale con cui eventualmente dare una controllata, una serrata alle viti che tengono la parte interna in acciaio della borsa. Un ulteriore kit di ancoraggio per chi volesse tenere la borsa fissa e non in maniera removibile come ce l'ho io, e un'altra serie di ricambi per tenere le cinghie, rondelle e viti varie. Questa è una spugna che nel caso di urti e nella parte, diciamo, negli angoli è possibile rimuovere gli eventuali graffi. Tengo a precisare una cosa: sia la chiave
chiave Torx che viene fornita sia la chiave a crick sono di estrema qualità, avrebbero potuto risparmiare su questi accessori Lone Rider, ed invece questi due accessori, che vi ripeto fanno parte di un kit che vi omaggiano, è comunque di estrema qualità. Un'altra cosa che avevo omesso di dirvi è che vi verranno forniti due lucchetti, uno per borsa e un portachiavi sempre per borsa. Le due chiavi che vengono fornite in dotazione a cosa servono? Servono innanzitutto a controllare il serraggio di queste viti Torx, e la 10 serve in particolare ad avvitare e svitare questa della cerniera. Ma perché vi vengono fornite? Non solo per una questione di controlli, ma perché questa è una piastra è universale. Come vedete ci sono diverse posizioni in cui possono andarsi ad ancorare questi agganci, e in base alla moto che avete potete banalmente spostare questi ed eventualmente questo, e adattare la vostra borsa al vostro mezzo. Questa piastra è universale per tutte le moto, ciò che va a cambiare è la posizione di questi agganci qui. Questo va nella parte bassa del thread del GS, queste parti qui ne assicurano la tenuta laterale, in maniera che la borsa non fa questo movimento da andare avanti e indietro. La parte superiore è garantita da questa serratura. Io banalmente mi sono autocostruito questo portatanica utilizzando appunto le molle che ci sono sulla parte posteriore della borsa. Stessa cosa potrei fare nella parte anteriore e nella parte superiore. Per la borsa di sinistra mi sono costruito un portaborracce, e per la borsa di destra mi sono costruito un portatanica d'olio, perché mi è capitato, come ho detto anche in altri video, spesso di essere in posti dove non c'erano centri commerciali, non c'erano negozi, o banalmente non c'era qualcuno che vendesse olio per motori, e avere la necessità di fare un piccolo rabbocco. Questo tipo di ancoraggio lo troveremo su tutte le borse Lone Rider, anche sulle mini bag che, come vi dicevo, potrebbero essere montate qui nella parte anteriore o nella parte posteriore delle borse. Io inizialmente ce l'avevo qui. Una cosa che ho dimenticato a casa, che ho dimenticato perché fondamentalmente per ora non l'ho mai usata, e Lone Rider vi fornisce anche delle borse interne completamente stagne. Ragazzi, sono appena rincasato. Queste sono le borse da 31 e da 38 litri che vi vengono fornite con le borse della Lone Rider. Queste sono borse interne. Vi dico, io non le ho mai usate, sono in PVC e sono assolutamente a tenuta di acqua, anzi col senno del poi, se non volete utilizzarle internamente, le potreste mettere sopra le borse come ulteriore carico, ma vi posso garantire che qui di acqua non ce ne entra, come non ne entra dentro le Lone Rider, motivo per cui io ad oggi non le ho mai utilizzate. Guardate, sono nuove, in tonze. Adesso questa l'ho piegata per farvi vedere come viene così, e va all'interno della sacca Lone Rider. Non le ho mai usate perché nonostante ho preso tanta acqua, l'acqua all'interno non è mai entrata, quindi per ora dubito di usare quella borsa lì. Però sappiate che oltre alla borsa vi verranno fornite due borse interne, ovviamente della capienza di quella che andrete a prendere, se da 31 a 31, se da 38 a 38, di colore rosso, che è possibile chiudere sempre con una chiusura a rullo, e sono completamente tenuta a stagno. In PVC di acqua in moto ne ho presa anche con le Lone Rider, e vi posso garantire che acqua all'interno non è mai entrata. Tanti di voi mi hanno scritto: ma si possono lavare? Come si possono lavare? Sul sito della Lone Rider, se voi andrete sul sito, vi fanno vedere che loro lavano queste borse anche nei classici autolavaggi per auto. Ovviamente l'unica raccomandazione che vi dicono di non tenere la lancia troppo vicino alla borsa, ma questo mi sembra abbastanza ovvio, perché potreste rovinarla. Però potete tranquillamente lavarla con la spazzola e la lancia che trovate nei classici autolavaggi. Vi ripeto, nonostante non abbia mai usato le borse interne che vengono offerte insieme al kit, io acqua all'interno delle borse non ho mai trovata. Un'altra cosa che avevo dato per scontato e avevo messo, ma forse scontato non lo è che ovviamente le borse della Lone Rider possono essere caricate anche nella parte superiore. Si possono caricare sfruttando le cinghie originali che ha la borsa, perché sono estremamente lunghe, quindi avanzano, oppure sfruttare gli attacchi militari in predisposizione della borsa. Diversamente ci sono questi altri attacchi, 1 e 1-2, che possono andarsi ad ancorare qui dietro alla piastra, dando ulteriormente sostegno alle borse, e dietro ovviamente ci sono anche questi altri due attacchi che possono essere sempre d'aiuto. Insomma, la borsa si presenta estremamente modulabile e ad ampio carico. Io non ne ho una da 38, questa del lato sinistro, quella dal lato dello scarico è da 31. Una volta che voi staccherete la borsa dalla moto, potete trasportarla banalmente o sfruttando questa maniglia qui, oppure ci sono queste altre due maniglie poste all'estremità destra e sinistra,
molto robuste che vi consentiranno di trasportarla con 2 mani. Questo tipo di ancoraggio ad attacco militare o coda di castoro è estremamente utile, estremamente versatile, e lo ritroviamo anche nell'overlander di cui vi parlerò tra poco, ma praticamente lo troviamo in qualsiasi borsa della Lone Rider, anche banalmente sulle mini bag. Adesso vi parlerò sia delle mini bag che della overlander. L'overlander all'interno presenta 3 scompartimenti, 3 sacche, 1, 2 e 3. L'interno è rosso e quindi è molto facile e semplice individuare i prodotti che avete messo all'interno. Nella parte superiore c'è un'ulteriore membrana in plastica che ne garantisce l'assoluta impermeabilità. All'interno non entrerà mai una goccia d'acqua. La capienza è 48 litri. Per quanto riguarda la chiusura dell'overlander è estremamente semplice, chiusura al rullo, quindi si fanno fare dei giri alla parte superiore, si chiude le parti esterne, 1 e 1, 2. Nella parte posteriore c'è anche una valvolina che ne permette la fuoriuscita di aria, questa cinghia che va passata qui per chiuderla, i 2 maniglioni che nel caso di trasporto a spalla possono essere molto utili, e poi c'è la parte di sopra, coda di castoro, che viene chiusa qui dietro. Come vedete, nella parte anteriore, nella parte posteriore e nella parte superiore c'è sempre il solito sistema a coda di castoro che permette l'ancoraggio di altre borse, quindi qualsiasi tipo di borsa potete ancorare nella parte anteriore, nella parte superiore e nella parte posteriore. La parte superiore tra l'altro è molto comoda, perché se da questo lato è possibile ancorarci le altre borse, nella parte interna sganciandola e rovesciando, ribaltando banalmente la questione, qui è possibile mettere i documenti, è completamente impermeabile, è possibile mettere una cartina, si può banalmente anche staccare, e se avete un velcro si può mettere sul serbatoio ad esempio. Qui ci sono ulteriori tasche impermeabili, e qui in questa sezione qui è possibile eventualmente infilare il camelback. Altra cosa, come dicevo, molto utile è quella che è possibile caricare anche questa parte qui, sempre sfruttando gli accessori della borsa stessa. Mettiamo il caso che partiamo, che fa freddo, arriviamo in un posto che fa eccessivamente caldo, spazio in borsa non ne abbiamo più. Io adesso prendo il MAB, lo metto qui sopra, e con la parte superiore delle borse, grazie sempre alla modulabilità delle borse stesse, è possibile sfruttare questa parte superiore come ulteriore spazio di carico. Adesso la borsa è vuota, quindi inevitabilmente si affloscerà, ma se voi le immaginaste colma, questo è il risultato che si può avere. Quindi anche la overlander, nonostante la sua capienza da 48 litri, può essere espansa grazie a questo metodo qui. Considerate che io le cinghie le ho strette tutte quante, ma hanno molto margine, cioè qua di roba ce ne va in abbondanza. E poi un'altra cosa che vi voglio farvi notare: i dettagli delle borse. Tutte le cinghie hanno questo sistema tale per cui non vedrete più cinghie svolazzare a destra e a manca. Le stringete di quello che vi occorre e non vi svolazzerà più nulla. Presenta un sistema di sgancio estremamente semplice, basta sganciarlo così avanti e dietro e la borsa si può rimuovere. L'ancoraggio della borsa è garantito da queste 4 fibbie che potete mettere dove meglio credete, e quindi può essere estremamente modulabile in qualsiasi modo, su qualsiasi mezzo. L'overlander potrà essere sistemato sia in questa posizione piuttosto che in quest'altra come ce l'avevo io. Nella confezione dell'overlander ovviamente ci sono diverse cinghie di diverse lunghezze, e quindi troverete sicuramente il modo per posizionarla sul vostro mezzo. Adesso però è meglio se ve ne parlo da qui, perché essendo da solo e fare riprese sulla moto diventa un po' problematico. Allora, abbiamo detto, c'è la parte di sopra che c'è questa coda di castoro dove è possibile agganciare qualsiasi tipo di borsa. Internamente quest'altra parte qui abbiamo visto che si può letteralmente staccare e può fungere sia come portadocumenti, portacartina, molto comodo quando si è in viaggio. Nella parte qui abbiamo detto è possibile mettere il camelback, le chiusure sono impermeabili e ce ne sono 3. L'overlander presenta anche una tasca anteriore. Una volta scesi dalla moto ovviamente è possibile indossare l'overlander anche come un semplice zaino. Come vedete è presente anche un'asola in alluminio. A cosa serve questa asola di alluminio? Questa asola di alluminio serve ad eventualmente inserire un'ulteriore cinghia che serve ad ancorarlo alla moto, e quella cinghia che va ad ancorarsi qui ovviamente presenta una serratura e quindi la rende estremamente sicura, a prova di ladro.
Le borse Overlander vengono proposte in due modelli, 30 e 48 litri, entrambe assolutamente impermeabili ed entrambe nere. La mia, come vi ho detto, è di 48 litri. Infine, ma non da ultimo, le mini bag ricordatamente waterproof, impermeabili, sono da 6 litri, anche loro come vedete presentano un aggancio militare sia sui lati sia nella parte anteriore, e tutti gli inserti che vedete sono irrifrangenti, così come le mini bag, ma anche le bag e la Overlander. Tutti i prodotti Lone Rider hanno queste scritte rigorosamente rifrangenti. È estremamente capiente ed è impermeabile al 100%. È tenuta su grazie a questi ganci AG che hanno, pensate, una tenuta fino a 70 kg. Ovviamente nessuno caricherà mai 70 kg in queste borse, ma è per farvi capire la qualità dei materiali e la resistenza delle stesse. È veramente una borsa estremamente curata. L'interno è rosso come per l'Overlander, possono essere montate sia come ce l'ho io sul paramotore, oppure banalmente potete montarle nella parte anteriore o posteriore o anche superiore delle motobags, o anche banalmente dell'Overlander, sia nella parte qui in alto dove c'è questa coda a castoro, o anche qui dietro dove ci sono altre predisposizioni. Sembrano piccole ma in realtà sono estremamente capienti. Pensate che in una io ho i due antipioggia completi, sia il mio che quello di Cinzia, pantalone e giacca, più ho i due paia di guanti a seconda della stagione, pesanti o invernali di scorta. Arriviamo al dunque, arriviamo alle conclusioni, alle domande più frequenti di quelli che mi hanno scritto. Come mi trovo? Cosa ne penso? Cosa consiglio? Allora, come mi trovo? Io mi trovo decisamente bene. È una borsa anche esteticamente molto bella. I dettagli sono estremamente curati. Vi ho fatto vedere prima il packaging con cui arrivano le borse, la qualità dei materiali all'interno delle borse e la qualità delle borse stesse sono veramente di una qualità elevata. Cosa ne penso? Penso che il prodotto sia assolutamente meritevole di considerazione, è un prodotto di qualità, curato nei dettagli, e trovo estremamente comodo il fatto che ci sono delle borse estremamente modulabili, cioè si possono modificare e adattare in base alla situazione che si sta vivendo in quel momento. La capacità di carico è notevole. Pensando a queste borse mi viene in mente proprio il limite è soltanto nella fantasia di chi le utilizza, perché ha un livello di utilità, una polivalenza veramente importante. La qualità dei materiali è elevata, come è elevata l'attenzione che l'azienda pone verso il prodotto stesso. Se avrete modo di vederle, se avete modo di provarle, se avete modo di andarla a vedere dal vivo, vi renderete conto di quanta attenzione c'è in ogni dettaglio, in ogni cura dei particolari. Veramente un prodotto di qualità. E tanti mi hanno detto: ma se vendessi le alluminio per queste? Penso che le alluminio hanno una funzione e le Lone Rider ne abbiano un'altra. Io personalmente le alluminio non le venderò mai, ma perché credo che fondamentalmente non sono due prodotti competitor tra di loro. Penso che non sono prodotti che sono rivolti allo stesso target di persona, penso che sono prodotti totalmente diversi. Ognuno ha i pro e i contro. Tanti, ad esempio, nei forum di BMW si legge le borse BMW entra acqua. Personalmente non ho mai avuto acqua nelle borse BMW, però è anche vero che dopo che ho avuto quell'incidente in moto, la moto inevitabilmente è andata a terra, le borse sono leggermente svirgolate e un po' d'acqua trafila. Qui di acqua all'interno non ce ne entrerà mai, ve lo posso garantire, a meno che voi non prendete la borsa e andate ad immergere nell'acqua. Il discorso è diverso, perché appunto ci sono quei due piccoli fori che fanno sì che l'aria fuoriesca per permettere la chiusura. Ovviamente questo è il caso limite, quello che andate ad immergere le borse all'interno di un guado, di un fiume o di altro. Fermo restando che se voi immergeste effettivamente la borsa dentro una bacinella d'acqua, comprese le borse che hanno loro in dotazione, quelle rosse impermeabili, allora a quel punto vi posso garantire che l'acqua non c'entrerebbe mai e comunque. Arriviamo alle conclusioni. Uso queste borse da metà settembre e siamo ai primi di dicembre. Io personalmente mi trovo divinamente con questo prodotto. È un prodotto che secondo me è un prodotto estremamente di qualità, è un prodotto estremamente versatile, è un prodotto decisamente top. I dettagli sono curati, i materiali sono di prim'ordine e l'assistenza da parte dell'azienda è veramente impeccabile. È un'azienda che punta molto sulla qualità, secondo me, è un'azienda giovane, un'azienda fatta di ragazzi, è un'azienda che sicuramente punta ad andare molto in alto nonostante la sua giovane età, e credo che ci stia riuscendo perché la qualità è decisamente elevata. Esteticamente possono piacere come no, a me piacciono decisamente molto, consentono anche un ottimo carico, perché non fatevi illudere, ma di roba ce ne va veramente tanta. È un prodotto decisamente da serie A. Ragazzi, che dire, vi ringrazio, siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.